Numero 6. Prenditi 6 tempi. La realizzazione di un abito storico, sia a livello di finanze personali che di realizzazione, non è mai un processo facile. Vorrebbe un pochino di tempo in più. In genere è raro che all'interno di gruppi si venga buttati direttamente nella mischia, nelle manifestazioni, nell'arco di un paio di settimane. In genere c'è sempre un arco di 5-6 mesi di attesa prima di poter essere ritenuti pronti per partecipare agli eventi. In genere alcuni di questi gruppi, poiché sono anche legati a dei piccoli percorsi di apprendimento, il primo evento, l'evento di debutto, in genere corrisponde con la conclusione di un intero anno scolastico in cui si viene formati. In genere può essere per attività di giostra o ancora per attività di danza storica. A voi quel tempo servirà per realizzare il vostro abito storico al meglio, per permettervi di studiare ogni minimo dettaglio, per poterlo realizzare o far realizzare appunto con tutta la calma necessaria, e questo vi permetterà di distribuire le spese in un arco di tempo abbastanza lungo, perché credetemi, per alcune epoche storiche la realizzazione di un singolo abito costituisce un vero e proprio investimento. Punto 7. Lavora a strati. Tutti gli abiti storici hanno una loro stratigrafia ben codificata e distribuibile, e per quanto può sembrare strano aumentare così tanto il numero di capi realizzati quando invece se ne potrebbe creare un unico, è molto più conveniente sul lungo tempo, perché nel caso vogliate cambiare qualcosa, migliorarla o addirittura avere la possibilità di sfruttarlo per più tipi di eventi o per più decenni. Se vogliamo prendere un esempio, possiamo considerare la gamurra rinascimentale. Da cosa era costituita? Avevamo una camicia che sarebbe sbucata dai fori delle maniche, la gamurra che è una veste e delle maniche che normalmente sono separate e collegate esclusivamente con dei lacci. Quindi la camicia aveva modo di fare capolino attraverso le varie forature della manica, e sopra avevamo altri elementi accessori come le cioppe, le giornee, che erano più che altro delle sopravvesti destinate principalmente a eventi cerimoniali di alto livello. Conviene molto di più creare questi abiti separati piuttosto che creare una gamurra con una finta camicia che sbuca dai tagli, perché potreste scegliere di cambiare il taglio della manica e quindi avere maniche appartenenti a decenni diversi, oppure ancora a territori diversi, perché ad esempio la manica veneziana era molto diversa da quella fiorentina ed era estremamente caratterizzata. In questo modo ammortizzerete anche la spesa, perché andrete a spendere esclusivamente il denaro necessario per realizzare un nuovo paio di maniche, piuttosto che spendere il denaro necessario per creare un intero ensemble da capo. Numero 8. Non trascurare le sottostrutture. Dal 500 in poi, ma abbiamo qualcosina anche prima, iniziano ad apparire strane imbottiture, stecche, bizzarri sottogonna, parlo principalmente di quelli del primo 600. Ci si illude che si possa anche fare a meno di questi elementi, sostanzialmente non si vedono, non si vedranno mai. Il problema è che sono fondamentali per dare idea della silhouette di un'epoca. Se noi guardiamo la silhouette del 1750, il corpetto dà al torace una forma quasi perfettamente troncoconica, è perfettamente liscia, è quasi come una tavolozza su cui dipingere. Infatti l'abito andrà puntato direttamente sul corpetto e quindi non è un capo d'abbigliamento di cui si può pensare di fare a meno. La sua forma, così come qualunque corsetto, qualunque corpetto che ci accompagnerà dal primo 500 fino ai primissimi anni del 900, aiuteranno i vostri fianchi a sorreggere le gonne che voi andrete ad indossare al di sopra di questo. Numero 9. Affidati ad artigiani e cartamodelli affidabili. Se vi siete uniti a un gruppo di revocazione, probabilmente sarà il vostro gruppo stesso a indirizzarvi verso i loro fornitori di fiducia. Nel caso invece avrete più carta bianca o addirittura decidiate di realizzare da soli il vostro abito, dovete stare attenti. Prima di tutto, se intendete commissionare l'abito, state attenti a scegliere una sarta che sappia perfettamente cosa vuol dire ricostruire un abito d'epoca. Un errore molto comune che vedo negli abiti 1860 da ballo, ad esempio, è quello di avere il corpino costituito esclusivamente da un corpino a cuore o a fascia,
con 2 pezzi rettangolari al posto delle maniche. Nel 1860 un corpino del genere sarebbe stato ritenuto indecente in quanto era privo di giromanica. Se invece avete intenzione di realizzare da soli il vostro abito, non affidatevi esclusivamente alle 3 ditte principali di cartamodelli commerciali, cioè Butterick, McCall's e Simplicity. O meglio, state attenti al design. Ad esempio, l'azienda Simplicity si è affidata a American Duchess per creare dei cartamodelli di primo 800 e principalmente di 700. Questi sono cartamodelli teatrali, quindi avranno una serie di escamotage per creare un unico abito, come abbiamo detto prima, però sono facilmente adattabili per ottenere un capo storicamente accurato. Inoltre il designer, American Duchess, è una nota azienda di rievocazione settecentesca, per quanto si occupa principalmente di calzature storiche, è al contempo costituita da esperti di 1700 e sono noti per 2 volumi, uno esclusivamente focalizzato sull'aspetto sartoriale del XVIII secolo e un altro specializzato in acconciature e trucco, e sono degli ottimi riferimenti per iniziare un po' di rievocazione settecentesca. Questa roba alla francese è più o meno la base per quasi qualunque rievocatore 700. Punto 10. Attenzione ai dettagli. Sembrerà scontato, ma basta un piccolo errore per compromettere la plausibilità o l'accuratezza storica di tutto il vostro ensemble. Prima di tutto la passamaneria, noi vediamo tantissimo, soprattutto nei costumi rinascimentali, l'utilizzo di queste passamanerie dorate. Nel Rinascimento non verrebbero utilizzate con tanta leggerezza perché sarebbe oro vero. Non è detto che non ne usassero, ad esempio l'abito nuziale di Bianca Maria Sforza era intessuto di oro, ma logicamente si trattava di un singolo filo a cui era stata avvolta una sottilissima foglia d'oro ed era un bene preziosissimo, non sarebbe stato sprecato per una passamaneria del genere, che per di più in genere ha una fattura settecentesca, quindi è anche fuori dal suo tempo. La stessa cosa, attenzione a pizzi e merletti. Fino al 500 è possibile vedere merletto al tombolo o una sorta di macramè o la reticella, ma assolutamente non qualcosa di complesso come un tulle, uno chantilly o una lençon. Ultimo punto al di fuori dell'abbigliamento, attenzione a capelli e accessori. Non si era soliti portare mezze code in epoca storica, anzi, quanto più erano raccolti i capelli, meglio era. Per di più, se eravate una donna sposata, molto probabilmente avreste avuto i capelli coperti. Quindi cercate di guardare quanto più possibile quali potevano essere le acconciature di moda dell'epoca e cercate di riprodurle. Quindi avrete una vera e propria abbondanza di fonti a cui fare riferimento, sia con strumentazione moderna che con strumentazione storica. Bene, abbiamo finito qui. Se volete aggiungere la vostra esperienza come rievocatori o se volete ulteriori chiarimenti riguardo a qualcosa che ho detto, fatemelo sapere nei commenti e buon lavoro. Ciao!